città di Bucaramanga, che è impressionante, un po' sulle montagne là. Assurdo. Ragazzi, che slalom guidare nel dipartimento di Santander, mamma mia, è tutta una montagna, tutto un saliscendi. I giorni sono faticosi perché ci deve trovare posti dove fermarsi a dormire e non vediamo l'ora di trovare un posto dove fermarci 2 o 3 giorni di nuovo e recuperare un attimo. Perché abbiamo rotto la ghigliottina. Abbiamo anche probabilmente rotto la ghigliottina. No, non probabilmente. Abbiamo rotto È la rotta. ghigliottina. Sì, L'ho rotta salendo in un pezzo. Sì, salendo poco fa dal parcheggio dove abbiamo dormito. La ghigliottina dello scarico delle acque grigie che avevo già sistemato 2 o 3 mesi fa. Speriamo che non si sia rotta la valvola di per sé, quella di scarico con la guarnizione, perché se si è rotta quella non so che fare. Abbiamo deciso di venire a fare la spesa in un Exito, che sono un tipo di supermercato, per evitare il traffico di Bucaramanga, ma la gente di questo paesino, Piedecuesta, sta manifestando qua e ha chiuso la strada perché gli hanno aumentato alcune imposte, alcune tasse. Non sappiamo di preciso quali, ma sono scesi e stanno chiudendo tutto il traffico. Questa è una maniera molto comune in Colombia di manifestare, cioè andare nelle strade principali e chiuderle per giorni addirittura, in modo tale che il governo ceda, e perché bloccando così, siccome tutto il commercio qua si sposta per strada, recano dei danni veri e propri all'economia. Quindi questo è un modo per manifestare in tutta la Colombia. E ci è toccato a noi. Mannaggia. Signora, grazie. Andiamoci laggiù in fondo. Sì, siamo comodi. No, ha detto qua. Qui, vieni. Che figata qui. Ci mettiamo vicino all'albero. Cosa facciamo? Cioè dormiamo... Paghiamo oggi e domani. Praticamente costa 20.000 al giorno. Sì. Dipende da che ora teniamo. Madonna ragazzi, ma che cos'è questo posto? Parque di Chicamocha, parcheggio ufficiale, noi dormiamo qui. Ora ci mettiamo qua perché così abbiamo la pianta vicino e riusciamo a sistemare la stramaledetta cosa che si è rotta. Ah, ti metti comodo, ok. Vieni pure avanti ancora se vuoi. Boh, quindi ora ci dobbiamo mettere a fare questo. Bene. Da qui, dal Parco Nazionale Chicamocha, il nostro cantiere apre e adesso ci dobbiamo mettere a sistemare la ghigliottina che abbiamo rotto. Che cosa è successo? Siamo saliti sulla strada e tra la strada e il terreno in cui salivamo era tanto alto, quindi sono salito e anziché salire magari di lato così, sono salito direttamente così, abbiamo colpito una ghigliottina che era attaccata così e boom, l'abbiamo tranciata. Facendo così ha fatto sforzo e molto probabilmente le viti che si attaccavano al serbatoio si sono staccate e quindi perdiamo acqua da sopra. Per fortuna non si è rotto il sistema di ghigliottina, no? La valvola, perché se si rompe la valvola perderemo acqua sempre, perché non si chiude ermeticamente. Non lo so, meglio che si sia rotta così, che si sia staccata un po' e io smonto tutto e rimonto tutto e riattacco tutto, che come ci è successo già prima di venire in Colombia abbiamo sostituito la ghigliottina perché la valvola di chiusura non chiudeva ermeticamente. Quindi mettiamoci all'opera. No.
serbatoio, guardate come è bello pulito. Ora praticamente Victor sta cercando di togliere tutto il Silkaflex che ha messo qui. E lo rimetto di nuovo. Perché... Lo rimettiamo tutto da zero. Probabilmente il lavoro che purtroppo è stato fatto appena 2 mesi fa e che è un lavoro che uno dovrebbe fare una volta ogni morte di papa. Ragazzi, la ghigliottina di per sé, qua, lei chiude bene. È successo che si è colpita, vedete i segni, e poi qua c'era un coso che arrivava fino qua, questo l'ha portato via, e quindi da dove perde sono i buchi delle viti, quindi gocciolava da qui. La mia paura è che perdesse acqua da qui, da questa giuntura della ghigliottina e da qua dentro, e da queste parti non perde, ma perde da qui, quindi vuol dire che sono i buchi che la colla si è spostata e niente, adesso dobbiamo staccarlo. Praticamente abbiamo installata, tolto tutto il vecchio Silkaflex, messo tutto il nuovo, rimesse le viti, messa la colla sigillare nuova, tutto nuovo e niente, mo dobbiamo aspettare. Io mi sono trovata la mia postazione da assistente del meccanico. Stanotte dormiremo sicuramente bene e dopodomani probabilmente, cioè anche domani probabilmente dormiremo ancora qua perché è sabato e potrebbe essere una buona idea rimanere a dormire qui anziché dormire in qualunque altro posto praticamente. Perché a una certa Anche... qua chiude e se ne vanno sì. tutti, quindi rimaniamo noi. Abbiamo pagato 22.000 pesos per notte, cioè per giorno, e in realtà per dormire devi pagare il giorno prima e il giorno dopo. Quindi paghi 44.000 pesos, paghi diciamo semplicemente il fatto che... 22 al giorno. 22 al giorno e quindi potremmo dire le 24 ore, ma la giornata in sé, ma comunque buono perché 44.000 sono circa 9 euro, però sei in un bel parcheggio, sei proprio davanti al teleferico alla cabinovia del Parque de Chicamocha, che è quello che vogliamo fare noi. Poi vi vedremo meglio di cosa si tratta. Saluto la telecamera per i nostri amici da casa. Ciao ragazzi, se ancora non siete iscritti fatelo, rimanete sintonizzati, cliccate sulla campanellina così sapete come sarà questo parco. Buongiorno, buongiorno ragazzacci. Oggi vi portiamo all'esplorazione del canyon del Parco Nazionale del Chicamocha. Meraviglia! Dovremo andare a prendere la funivia che ci porterà giù, attraverserà il canyon e poi ritornerà indietro su per un percorso di all'incirca 6 km. Vamos! Anche se noi pensavamo che la funivia attraversasse il canyon da lato a lato. E invece no, scende, attraversa sotto e torna. Non lo so, magari hanno ridotto la mortalità del percorso, anche se è pericoloso lo stesso. Adesso dobbiamo andare a prendere il bigliettino. Bien, gracias a usted. Dos parques más teleférico, por favor. Sí. 170. Sí, pago con tarjeta. Allora, il prezzo non è super economico se vogliamo per essere in Colombia per quello che è. Sono circa 18 euro a persona per fare il teleferico, quindi la cabinovia, e il museo e girare in quella zona del parco. In realtà non si capisce molto che cosa si può vedere, perché tu chiedi loro, ti dicono girare nell'area del parco. Sì, ma cosa c'è nell'area del parco? Vabbè, tipico colombiano, essere vaghi. Boh. Comunque, abbiamo preso questo biglietto che però può essere comprato solo qui o online, ma il giorno stesso. Cioè, online io in realtà non ho provato a comprarlo, non so se funziona il sito, quindi non vi dico una cosa che non è. Questa è la mappa del parco, abbiamo dormito qui e questa è tutta la zona del parco. Questa è la del teleferico, cioè la cabinovia, e si attraversa il fiume, scende e arriva dall'altra parte.
Poi qui c'è non sappiamo cosa, ora ve lo diremo perché in realtà non siamo molto pronti. Invece dall'altra parte c'è l'acquapark, ma sinceramente non ci interessa e non abbiamo comprato il biglietto. Per quello costa ancora di più l'acquapark, ma a noi non ci interessa. Quindi adesso andiamo a vedere cosa ci offre questo parco di Chicamocha, è super famoso, vediamo se è bello. Andiamo. Aspettiamo di salire. C'è il canyon più grande del Sud America, ragazzi. Non sappiamo a livello mondiale come sta messo in classifica, ma in Sud America è più grande, quindi vale la pena di essere visto. Anche se ancora non abbiamo capito dove cacchio va questa cabina, perché sembrava che scendesse giù e ci siamo detti, boh, che senso ha? Invece forse non è così, per fortuna. Allora, siamo saliti, ci godiamo il percorso da soli. Servizio top, ragazzi. Personalizzato, direi. Sì, perché il segreto forse è venire semplicemente la mattina, che non sia domenica, credo. E che non ci sono tante famiglie e quindi a noi ci hanno coccolato, cioè dividono tutto per gruppi, così tutti stanno per i fatti loro e si godono il percorso. Sì. Bello. Madonna, si muove, ragazzi. Mannaggia. Wow. Che spettacolo. È profondo, Sono circa 6 km e va piuttosto lentamente, quindi uno si riesce a godere il panorama. Non potrebbe essere 6 km se fosse solo la discesa, però la verità è che non è molto chiaro se uno non lo vede, cioè nel senso sul sito tutto non si capisce bene, però adesso che lo vediamo è chiaro. Lui praticamente va giù, attraversa il fiume, arriva all'altezza del fiume, lo supera e risale dall'altra parte del canyon. Risaliamo, ora facciamo così. Ci sono persone che vivono qui, ragazzi, nel canyon. Cioè, qua c'è arrivata anche una macchina, guarda. Lì. Chiama la macchina. No, però comunque le strade sono assurde. Mamma mia. Guardate dove stiamo salendo. Su, dritti fino là. Porca vacca. Pendenza assurda. Praticamente siamo a pochissimi metri dalle pietre della montagna. Stiamo arrivando dall'altra parte, Mesa de los Santos. Ben 4 pali. Oh. Siamo arrivati dall'altra parte, Mesa de los Santos. Andiamo tutti, guardiamo qua, siamo qua. Buenos días. Hanno ricreato una piazzetta tipica della zona. Carino però. L'hanno fatto bello. Comunque qui abbiamo comprato già dei souvenir. Che vi faremo vedere più dopo. Più dopo, sì. C'è ristorante, baretto, negozi. Vabbè, per spendere, però l'atmosfera è piacevole, devo dire. Abbiamo finito il giro da questo lato, ma torniamo indietro. Sì, torniamo indietro, abbiamo diritto anche col biglietto del teleferico di entrare nel parco.
a tema. Sì. Quindi andremo e ci sono diverse piazzole, cose da Sì, vedere. cose carine così, negozietti, attività. Quindi andremo a curiosare. Grazie. La signora l'ha presa un po' male, mi sa questa. L'ho vista un po' distrutta. Beh, se soffri di vertigini può essere un po'... No, poi è un po' anche claustrofobico, Sì. perché a un certo punto fa caldo e hai l'impressione di essere rinchiuso, però... Sì, ti puoi mettere qui vicino alle finestrine e respiri un po', però insomma... A parte che stava a fare ore extra, Chi? la signora. Perché? Eh? Perché? Minchia, ancora vivo. Dai, Non riusciva a porella, camminare. porella, questa la tagliamo così. Era talmente rifatta che sembrava Michael Jackson. Comunque ragazzi fa venire un po' d'ansia guardare giù quando si lancia dalla messa dello Santos, fa così. Cioè, porca vacca. Sì, se soffro di vertigini qua fa veramente paura perché va molto molto più giù rispetto all'altro lato, perché come prima siamo saliti è così. Poi c'è un sacco di vento che sta entrando. Abbiamo deciso di mangiare fuori oggi, non mangiamo mai fuori a pranzo, mai, perché qua a volte lo saltiamo, il pranzo non è il nostro pasto preferito. Però visto che qua praticamente i ristoranti sono chiusi a cena, Sì, qua il parco chiude alle 6. allora abbiamo detto approfittiamone, c'era un buon profumino. La mia zuppa, ragazzi, è carica. E questa zuppa è tipica di questa zona santanderiana e si chiama mute. Ed è composta di fagioli, orzo, fegato, stomaco, trippa, carote, cipolla, platano e patate. E qua abbiamo riso e qua abbiamo manioca. E questo è un ahi. Io invece ho preso un altro piatto tipico di Santander che è una carne. Vabbè, innanzitutto il riso che viene cotto con l'interiore della carne e di cui rimangono dei pezzettini Di capra, di capra. Questo cos'è? arepa. Questa è un'arepa Ah, però è santanderiana. un'arepa santanderiana che è Con mais diversa. giallo, sì. Mais giallo. Patate creole, che sono queste patatine piccole, che tra l'altro sono un po' speziate sopra. Un pochino di insalata, che è, diciamo, la parte meno importante del piatto. E poi carne Carne di manzo di manzo affumicata. affumicata. Ce la farò, mangio tutto? Io direi di sì. Sì, se no andiamo in van e prendiamo il contenitore. Questo è il monumento alla santandereanidad, ovvero all'essere santanderegno, santanderiano, che sono le persone di questa zona, del Santander per l'appunto. Questo monumento nello specifico rappresenta una, diciamo, metaforica esplosione. Rappresenta che cosa? La ribellione in realtà vera dei campesinos di questa zona nel 1781, che qua si chiamavano comuneros, contro gli spagnoli. Cosa successe? Praticamente, per farvela breve, gli spagnoli avevano in corso una guerra con gli inglesi, avevano bisogno di un sacco di soldi per sostenere questa guerra, e cosa fecero? Chiesero soldi alle colonie, tra le quali questa zona della Colombia, quindi questa zona di Santander, nello specifico Socorro e questo specifico angolino di Santander. Proprio il giorno in cui gli spagnoli chiesero davanti a tutti durante il mercato più imposte ai campesinos di questa zona, che una donna, Manuela Bertrand, si oppose dando voce agli oppositori che già da tempo sentivano il bisogno di protestare contro questo potere dei conquistadores, che avevano obiettivamente chiesto anche troppo, e quindi si ribellarono e portarono avanti questa ribellione, anche se gli spagnoli, per dimostrare loro che non si potevano ribellare contro di loro, ammazzarono uno dei loro leader
e lo misero in piazza per 30 giorni perché tutti vedessero cosa succedeva che si ribellava. Quindi purtroppo non è una storia proprio allegra, però dimostra tutto quello che era la tenacia di questo popolo, che appunto sono proprio conosciuti per questo, le persone di questa zona, per essere molto, come dire, resilienti, diremmo oggi. Per questo motivo è stato costruito questo monumento che vuole ricordare questo momento storico del popolo. Il punto più alto di tutto il parco. Questa giornata rilassante ma molto piacevole sta per finire, o meglio sta per diventare buio, e noi siamo qui nel nostro parcheggio tutti rilassati. Victor sta dando un'occhiata a un po' di cose del lavoro e io ho scaricato un'app per capire che uccello sta cantando, perché dovete sapere che la Colombia è il paese con la principale biodiversità a livello di avifauna del mondo. Quest'app si chiama Merlin Bird. Victor la usa già da un po', è gratis, sembra che funzioni abbastanza. Qua ci sono tanti di quegli uccelli che riuscire a beccarne qualcuno sarebbe già una grandissima cosa. Anche se io non so niente di uccelli, ma mi piacciono tanto. In sottofondo sentite una musica fortissima, tipo bolero, che arriva dalla piazzetta del parco dove siamo passati oggi, dove avete visto le nostre immagini, e che andrà avanti fino alle 6, molto piacevole. Alle 6 spegneranno la musica e inizieranno ad andare via tutti gli ospiti e anche i dipendenti. Noi rimarremo praticamente da soli verso le 7 di sera e sarà bellissimo perché è sabato sera e finalmente forse questo sabato sera non avremo problemi con la musica, con la gente che fa casino, che beve, che insomma quello che fa sempre le persone qui. Tra l'altro stiamo anche cercando di programmare un po' il futuro del nostro itinerario in Colombia, perché tante cose noi non le programmiamo prima, quindi stavo facendo un po' di ricerche, ma al momento non vi svelo nulla perché è tutto molto in dubbio ancora. Prevediamo probabilmente di lasciare nuovamente il van da qualche parte per andare a visitare luoghi dove non si può arrivare con le strade, perché ci piacerebbe veramente vedere tutto il possibile di questo paese meraviglioso. Ora vi faccio vedere questo bel tramonto prima di lasciarvi e salutarvi. Guardate che bello! Questo è sicuramente uno dei parcheggi più carini dove siamo rimasti a dormire, sicuramente il più sicuro e il più, perché abbiamo la polizia che praticamente si ferma anche a dormire qui, cioè si ferma a dormire a proprio un punto dove ci sono dei poliziotti fissi qui, quindi di notte c'è il guardiano che gira.